L'ho spacchettato, l'ho spacchettato, l'ho smontato, l'ho studiato e finalmente è il momento della recensione completa. Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. Finalmente mi è tornata anche la voce e quindi posso raccontarvi un po' di questo Fronius Primo 3.0 versione full. È un inverter domestico con potenza nominale d'uscita 3 kW, senza trasformatore, con grado di protezione IP65, quindi può essere installato sia in interno che in esterno. Nella versione full, che è questa che ho io, ci sono anche le schede di comunicazione, quindi l'interfaccia Ethernet, l'interfaccia Wi-Fi, l'RS485 e quindi è possibile avere il monitoraggio integrato nell'inverter e collegarlo, se uno ha un impianto più grande, agli altri inverter. Diamo un'occhiata alla scheda tecnica che ci dice che la potenza nominale di uscita è 3 kW. Per quanto riguarda il lato DC, scopriamo che ha due inseguitori di massimo rendimento, range di tensione tra gli 80 e i 1000 volt, range di tensione di massimo rendimento tra i 200 e gli 800 volt, dimensioni 645 d'altezza per 431 di larghezza per 204 di spessore, peso 21,5 kg, in conformità alla norma di connessione CEISR 21, quindi adatto per le connessioni in bassa tensione. Piccola tirata d'orecchio la devo dare a Fronius perché, come mi ha fatto notare un ragazzo su Facebook, non sono presenti nelle schede tecniche e nei manuali degli schemi di connessione interna, quindi bisogna richiederli. Io li ho richiesti e ve li faccio vedere 2 secondi. Vi faccio vedere il configuratore online che ci mostra una delle grosse qualità di questo inverter, che è la flessibilità di configurazione. Infatti, usando un pannello diciamo standard da 300 watt, possiamo vedere che grazie ai due inseguitori di massimo rendimento possiamo configurare una potenza di impianto da 1 kW fino a 4 kW e mezzo. Questo è dato da range di tensione che parte da 80 volt, quindi possiamo collegare anche solo 3 o 4 pannelli fino a 1000 volt e dalla possibilità di abilitare uno solo degli MPPT. Quindi magari se abbiamo per il momento una necessità di poca potenza, di un impianto piccolo, quindi 1 kW, 1 kW e mezzo, ma pensiamo un giorno di ampliarlo un po', arrivando fino a 3 o 4, potremmo farlo senza cambiare inverter. Andando sulla parte hardware, devo dire che la scocca mi sembra molto solida, la parte davanti è in metallo, questa banda laterale è in plastica molto rigida, mentre la piastra qua inferiore è sempre in metallo. Una cosa molto comoda che ho visto smontandolo è la modularità di questo inverter, quindi è bastato svitare 6 viti davanti, 2 viti all'interno e sono riuscito ad accedere alla morsettiera. Una particolarità su cui in Fronius si sono molto concentrati è la possibilità di sostituire direttamente la scheda dell'inverter in caso di guasto in campo, quindi senza dover mandare l'inverter in assistenza per la sostituzione, ma esiste un piccolo corso per tutti gli installatori che vogliono farlo per diventare Fronius Partner e quindi avere l'abilitazione a sostituire direttamente i componenti dell'inverter sul posto. Sempre parlando della parte esterna, una cosa che io apprezzo molto e che in questo momento è un po' in controtendenza con gli altri big del settore è il fatto di aver mantenuto il display esterno, che può sembrare una banalità, ma avere un riscontro diretto subito attaccato all'inverter è una comodità che secondo me va mantenuta, mentre adesso alcuni produttori stanno creando prodotti che eliminano completamente il display in favore del monitoraggio dall'applicazione o dal computer. Come avete visto nel video di backstage, se non l'avete visto mi raccomando guardatelo, vi lascio il link in descrizione. È stato abbastanza facile sia smontarlo sia collegarlo che configurarlo, infatti la configurazione è molto guidata, molto intuitiva, anche la configurazione iniziale dell'applicazione è molto semplice, dato che c'è già il QR code qua direttamente incollato sulla carcassa ed è anche quella molto intuitiva. Ho avuto qualche problema all'inizio a vedere i dati direttamente nell'applicazione, me lo faceva vedere solo dal browser
perché non avevo effettuato la registrazione e l'accesso, quindi prima di collegare l'inverter vi consiglio di registrarvi sul sito di Fronius. Una volta fatta la registrazione accedete all'applicazione, poi fate l'accoppiamento dell'inverter con la vostra applicazione. A quel punto la schermata è molto semplice e molto intuitiva, vi dà la produzione, un grafico dell'andamento dell'ultimo periodo, e se configurate correttamente i dati commerciali del costo dell'energia, incentivo se ce l'avete eccetera, vi dà anche quel dato in quasi tempo reale. Per il resto che dire, Fronius, azienda austriaca che rimane tutt'oggi a condizione familiare, quindi con una doppia attenzione ai particolari e alla praticità. Non vi ho detto il prezzo di listino, che parte da circa 930 euro, che con i vari sconti eccetera arriva intorno agli 800. Voglio fare una piccola parentesi sul prezzo degli inverter. Io vi dirò sempre i prezzi di listino, ma purtroppo nel materiale elettrico, come gli addetti del settore sapranno, i prezzi di listino non sono molto indicativi, perché ci sono sempre scontisti che, per darvi un termine di paragone, io comunque vi darò sempre il prezzo di listino, sperando che non ci siano applicati sempre dei 75% di sconto. Considerazioni finali. Sono stato molto fortunato per la prima recensione ad avere un inverter così completo. Un inverter di qualità, con una grande attenzione ai particolari e alla semplicità di utilizzo, con il display che per quanto mi riguarda dovrebbe essere presente su tutti gli inverter, il monitoraggio integrato, l'applicazione semplice da usare, insomma uno degli inverter che sicuramente entrerà nella lista dei consigliati. A chi consigliarlo? Direi a tutti gli impianti residenziali. Un caso particolare potrebbe essere quello dei costruttori che, obbligati ad installare almeno 1 kW per unità immobiliare, potrebbero pensare di scegliere questo inverter per dare quel valore aggiunto al futuro proprietario di poter ampliare il kilowatt obbligatorio senza dover sostituire l'inverter. Ovviamente non è un inverter da prezzo, perché se volete un inverter da prezzo dovete togliere monitoraggio, il display esterno, la qualità costruttiva, la modularità. Questo è un inverter di sicurezza, diciamo, uno di quei prodotti che sei sicuro che caschi in piedi. Entrerà sicuramente nella mia top 10. Per il momento ci starà da solo, ma non ditelo a nessuno. Per questa prima recensione è tutto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se mi sono dimenticato qualcosa, se ci sono delle caratteristiche che vorreste sapere in più degli inverter. Se questo video vi è piaciuto mettete mi piace, condividetelo con i vostri amici. Ricordatevi di iscrivervi al canale cliccando sul mio faccione che comparirà qua a destra. Qua a sinistra troverete gli ultimi video e i video consigliati. Se il canale vi piace e volete sostenerlo, potete farlo su Patreon. Per dubbi, chiarimenti, perplessità, preoccupazioni, per una consulenza o per qualsiasi altra informazione potete contattarmi sui social o sul mio sito, vi lascio tutti i link in descrizione. Noi ci vediamo martedì con la nuova rubrica dedicata alle domande e risposte su fotovoltaico e venerdì prossimo con la recensione del Solar Log. Grazie per essere arrivati fino alla fine del video, un saluto da andreapiccinelli.net.